Ciao Gin Lovers, sono qui nel laboratorio sui campi dell'azienda Shea Moonshine perché oggi prepareremo un gin affumicato. Sì, perché entriamo comunque nell'autunno, quindi entriamo in quel periodo dove ci sono i profumi, diciamo, dei camini che si stanno accendendo, delle foglie bruciate, diciamo, nei cortili e delle castagne. Infatti oggi utilizzeremo le castagne come vettore per la nostra affumicazione. Questo è un gin interessante per chi ama quei prodotti come il mezcal che hanno dentro un sentore affumicato e vorrebbero riaverlo nel proprio gin, non so, per creare un Negroni affumicato o comunque per utilizzarlo nelle proprie preparazioni liquoristiche, nei propri cocktail. Quindi abbiamo una smoking gas, un accendino, le nostre castagne, l'essenza del legno. Quindi l'essenza del legno è molto importante perché potremo andare a utilizzare per la nostra fumicazione varie essenze differenti. In questo caso noi abbiamo utilizzato il rovere, ma ci sono essenze di tutti i legni. Si potrebbe anche utilizzare, ma lì un attimo bisogna vedere che siano quindi delle essenze commestibili, anche alcuni tipi di incenso. E questo è una chicca molto molto interessante. Quindi con la nostra smoking gun andremo a bruciare l'essenza e inserirla in questo contenitore dove verranno messo a dimorare le nostre castagne per alcune ore. Magari faremo più affumicazione in modo che la castagna, che è come una piccola spugna, vada ad assorbire l'aroma dell'affumicato e a trasferirla in distillazione nel nostro gin. Intanto oggi devo ringraziare gli amici dell'Explano perché ci hanno commissionato alcuni gin, quindi non solo uno, questo fa parte, diciamo, dell'idea di questi ragazzi che hanno un'agenzia di marketing a Treviso e che vogliono produrre un gin molto particolare. Uno di questi, ma gli altri non li spiego perché sono delle idee folli, mi hanno chiesto di provare a fare un gin con una nota di affumicato e quindi quello che oggi andremo a fare e che andremo a affumicare è proprio uno, diciamo, delle prove per arrivare al loro gin che andranno a produrre. Quindi i ragazzi di Explano, un team fantastico, mi è piaciuto questo il fatto che abbiano creato, diciamo, dei contest all'interno dell'agenzia fra i vari dipendenti che ci lavorano per creare questi prodotti e che si siano confrontati anche nel fare delle prove di gin. Mi ha fatto piacere che siano venuti a trovarmi e soprattutto che mi abbiano dato la possibilità di lavorare su delle ricette così interessanti. Quindi la sfida è quella di avere un gin affumicato. Abbiamo il vettore, le castagne, ma potreste usare anche altri tipi di frutta o verdura che abbiano le caratteristiche giuste per prendere quello che è il fumo e trattenerlo all'interno per poi rilasciarlo in distillazione. Ma visto che siamo in autunno, oggi andremo a lavorare su questo prodotto. Quindi intanto, sempre con il nostro libricino con la ricetta del gin, lo mettiamo un attimo da parte, andiamo quindi a mettere le castagne nel contenitore. Questo contenitore è un contenitore con un tappo, diciamo, ermetico che ci permette quindi di trattenere il fumo della nostra pistola qui all'interno e andiamo quindi ad accendere la smoking gun e ad inserire la fumicazione nelle castagne. Guardate, sta uscendo il fumo, stiamo andando a fuoco praticamente. Andiamo a spegnerla e immediatamente chiudiamo il contenitore. Quindi adesso abbiamo le nostre castagne qui all'interno chiuse con il fumo che è stato generato dalla nostra pistola e le lasceremo, queste sono già state affumicate, le lasceremo per qualche giorno, faremo più inserimenti di affumicazione e poi li andremo a mettere in distillazione con le nostre erbe aromatiche. Quindi questo è come si può fare utilizzando, diciamo, un frutto, una bacca, anche lo stesso ginepro si potrebbe affumicare
per dare delle note e dei sentori affumicati al gin. Quindi andiamo a preparare il gin dell'Explano, quindi almeno una delle prove che stiamo facendo con questi ragazzi. Naturalmente in questo caso abbiamo scelto un gin con delle botaniche che fossero adatte sia a quello che è l'aroma della castagna sia a quello che è l'aroma della fumicazione. Quindi abbiamo optato per un vero London Dry Gin molto, diciamo, secco, quindi per chi piace un prodotto secco, con dentro erbe aromatiche verdi, toste, come potrebbe essere, non so, il rosmarino, quindi che si adatta bene alla fumicazione, l'issopo, l'icriso, l'assenzio gentile, il timo. Quindi abbiamo optato per botaniche, diciamo, meno floreali, perché penso che in questo caso, in questo gin, sia più un gin erbaceo rispetto a un gin floreale. Poi avremo comunque il dolce che sarà rilasciato dalla castagna. Quindi andiamo a preparare il nostro gin, bilancina alla mano, di precisione, andiamo ad accenderlo e partiamo giustamente col nostro ginepro. La questione del ginepro è, ieri sono venuti dei ragazzi qui a fare un corso per imparare a creare il proprio gin e mi parlavano del ginepro biologico e non biologico. Io gli ho detto: ragazzi, guardate che è più importante che guardiate il sapore del ginepro che il fatto che sia o meno certificato biologico, oppure guardate che sia una certificazione biologica ma che sia del ginepro italiano o comunque una certificazione di un paese che abbia una certa serietà, diciamo, nella gestione del biologico, perché purtroppo non sempre i prodotti biologici che vengono dall'estero sono all'altezza di questo nome. Quindi partiamo col ginepro, naturalmente apriamo l'alambicco, in questo caso il ginepro lo metteremo, come già sapete, all'interno della caldaia del nostro alambicco. Qui le quantità di ginepro sono praticamente 10 volte tanto quelle che sono le quantità delle altre erbe aromatiche, quindi il ginepro è sicuramente prevalente. Non ci sarà mai un'erba aromatica all'interno di un gin che ha le stesse quantità del ginepro, quindi attenzione quando andate a creare la vostra ricetta, il ginepro è veramente la botanica più presente all'interno del gin. Poi sommando tutte le altre, qui siamo intorno a una ventina di botaniche, allora possiamo avere, diciamo, un peso sulle altre botaniche che poi va a eguagliare a quello del ginepro o leggermente superarlo, ma in totale il ginepro praticamente quasi sempre è la metà delle botaniche che poi vengono messe in distillazione. Quindi non ci sarà una botanica singola che arriverà minimamente a quello che è la quantità del ginepro inserito del gin, altrimenti non si chiamerebbe più gin e si andrebbe a coprire quello che è il suo sentore. Quindi ginepro importantissimo, la qualità la potete valutare anche voi, non è detto che un ginepro italiano o straniero sia meglio o peggio, assaggiatelo, il ginepro è una bacca interessante, si possono assaggiare le botaniche e dovete valutare voi col vostro gusto quella che vi diciamo appaga di più. Quindi abbiamo messo il ginepro, poi mettiamo l'abrotano come sapete è il nostro cavallo di battaglia. Eccolo qua. È molto leggero, quindi ce ne va un po'. L'abrotano invece in questo caso lo mettiamo in corrente di vapore. Poi abbiamo optato ancora per la sclarea perché ci piace tanto, in distillazione ha un buon profumo fresco. Adesso la devo trovare, eccola qua.
i nostri ramettini di sclarea. E anche la sclarea la mettiamo in corrente di vapore. Ok. Calamo, in questo caso calamo è il rizoma di queste piante acquatiche che noi coltiviamo qui fuori nelle nostre vasche. Il calamo è molto interessante come rizoma diciamo del giaggiolo, quindi dei vari gigli, germanico, pallido, fiorentino, hanno questi rizomi molto molto profumati, e il calamo, che non è così bello perché non fa dei fiori, fa più che altro dei pennacchi, però è molto bella la foglia perché è verde fluorescente. È un prodotto che è sempre interessantissimo da mettere all'interno del nostro gin. Ok? E come c'è il calamo, non può assolutamente mancare l'angelica, sempre coltivata qui in fondo al nostro campo. È molto bella l'angelica, fa dei fiori molto ramificati, molto particolari. Anche la parte vegetale è, facciamo la tara, è profumata, quindi in realtà si potrebbe usare al posto del rizoma, mentre per il giaggiolo la pianta non ha un profumo. Sia per il calmo che l'angelica le piante hanno un profumo veramente interessante. Eccolo qua. Pesare tutto, come dicevo ai ragazzi di ieri che hanno fatto il corso, controllate anche quelli che sono i volumi alcolici dell'alcol con cui andate a distillare, con quello diciamo che poi uscirà dalla distillazione. Controllate tutti i pesi, siate precisi, perché poi quando andate in produzione dovete replicare il tutto. E se poi non vi ricordate come avete fatto il gin o le quantità delle varie botaniche, è un problema, perché c'è da rifare tutta la ricetta. Allora, il coriandolo, altro prodotto molto interessante, che ha nel gin un aroma particolare, quasi citrica. Ecco qua. L'assenzio gentile, che è gentile come assenzio, quindi anche se questo è un video YouTube, è comunque una prova seria che andiamo a fare, e quindi va fatta nel modo giusto. Mi spiace per la lunghezza delle mie, dei miei video YouTube, ma se vogliamo seguire tutti gli step per fare il gin ci vuole tempo. Non vi darò quelle che sono le grammature, perché in questo caso la ricetta è la ricetta di un cliente che andrà a produrre, e quindi i grammi che utilizziamo nella produzione del gin rimangono un segreto fra me e loro. La lavanda, in questo caso come sapete noi utilizziamo sempre una lavanda officinalis, un angustifoglia, in questo caso è l'Idecot, che è la lavanda nana, difficile da coltivare ma con un profumo che non ha pari. Ok.
ci siamo. L'elicriso, fiore. Tutte queste erbe aromatiche potete contattarci se volete utilizzarle nelle vostre prove, noi vi mandiamo quello che è il prezzo a seconda delle quantità che voi volete utilizzare. Nell'elicriso nostro noi raccogliamo solamente il fiore, ma se una persona ha bisogno di avere più che un profumo, diciamo, di spezie, un profumo di liquirizia, possiamo anche utilizzare il gambo. Quindi di ogni parte della pianta si possono utilizzare per avere degli aromi differenti all'interno del gin, e questa è anche la maestria di chi è, diciamo, un conoscitore delle botaniche, per utilizzarle poi nella distillazione e poi sapere naturalmente il profumo che rilasciano. Ecco qui, abbiamo messo il nostro licriso, la salvia normale che è qui all'interno, ok. Questa è una salvia grigia che ha un ottimo profumo, è meno amara della salvia classica, quella verde, e la preferisco nell'utilizzo all'interno dei miei prodotti liquoristici. Eccola qua. Abbiamo l'issopo. Anche questa è una pianta molto particolare, utilizzata nell'assenzio per dare il colore verde dell'assenzio. Ok. Rosmarino, eccolo qua. Questo è il nostro rosmarino. Il rosmarino è un prodotto su cui, diciamo, una botanica su cui bisogna fare un po' attenzione ad utilizzarla, perché è molto forte come sapore in distillazione. Quindi occhio quanto rosmarino ci fate, perché altrimenti il vostro gin sa di arrosto. Ok? Quindi rosmarino con cautela. Eccolo qua, il nostro rosmarino. Poi timo e andiamo poi a mettere le castagne. Andiamo a prendere, ok, a posto, e andiamo a mettere le nostre castagne che sono pronte e belle affumicate. Potrebbe essere anche un'idea utilizzare le castagne, quelle che vengono cucinate in autunno, diciamo nelle feste paesane, noi le chiamiamo bastournon, che vengono cucinate sul forno a legna, e quelle hanno un aroma bruciacchiato e quello è molto interessante, ma noi abbiamo provato a utilizzare un prodotto facile da reperire in commercio, perché così potremo rifare lo stesso gin in tutto l'anno e quindi non dover aspettare solamente l'autunno per avere la materia prima. Come vi dicevo, è come lavoriamo con l'essiccato, e che ci permette di avere una determinata botanica, ma anche la frutta essiccata, quindi se andiamo a lavorare con frutto la essicchiamo prima, in modo che possiamo conservarla ed averla a disposizione per tutto l'anno. Quindi noi andiamo a pesare le nostre castagne, che sono sicuramente diciamo dopo il ginepro la botanica prevalente. Qui abbiamo una bella quantità di castagne, li abbiamo spezzettate in modo che la superficie che possa assorbere il fumo è stata la maggiore possibile, e qui mettiamo le nostre castagne. Quindi a questo punto il nostro gin affumicato è pronto per la distillazione.
Non è il primo gin che facciamo affumicato, abbiamo fatto una leggera affumicatura in quello che è il Sant'Ilario, che sta piacendo molto, anche lui è un gin bello secco, un gin diciamo classico, ma che essendo secco e classico piace a chi non piacciono i gin floreali, che sono ultimamente la maggior parte, quindi agrumati, floreali, e soprattutto per i bartender che devono fare i cocktail hanno sicuramente un gin che è più adatto per la miscelazione, perché diciamo ha una serie di botaniche un po' più neutra, quindi non ha sapori agrumati o floreali che possono andare a interferire con la miscelazione del cocktail. Quindi oggi abbiamo preparato questa ricetta, adesso andremo a distillarla, quindi ci vedremo fra poco per l'inserimento delle botaniche all'interno del nostro alambicco. Eccoci qua, siamo tornati nel nostro laboratorio, abbiamo preparato sia le botaniche in caldaia sia il nostro basket con all'interno le castagne affumicate e quindi non ci resta altro che metterli nell'alambicco e iniziare la nostra distillazione. In questo caso abbiamo fatto sempre un metodo ibrido, quindi abbiamo sia una parte di botaniche all'interno della caldaia, quelle che ci danno sprigionano più aroma con le alte temperature, e una parte di botaniche che vogliamo estrarre quindi più delicatamente, come i fiori, come alcune erbe e le nostre castagne, all'interno quindi del basket e quindi in corrente di vapore. Andiamo a utilizzare come al solito il nostro alcol buon gusto che andremo a tagliare poi con l'acqua. Mi raccomando, controllate sempre quello che è il volume alcolico sia dell'alcol che andate a mettere all'interno della caldaia per distillare, sia per quanto riguarda quello che sarà prodotto dal vostro alambicco. Intanto perché avete due riferimenti di quelli che è l'alcol di partenza e quello che è la performance del vostro alambicco nella distillazione e quindi a che volume alcolico poi riuscirà a distillare l'alcol stesso. E naturalmente poi quando vi servirà per andare anche in produzione e dire al maestro distillatore, o se lo farete voi, a che volume alcolico mettere l'alcol all'interno della caldaia, perché quello potrebbe essere anche una parte della ricetta. Quindi messo l'alcol, tagliato quindi con l'acqua, andremo a chiudere il nostro alambicco, come al solito. Mettiamo la sonda di temperatura che ci permette di controllare quindi la temperatura che andiamo a inserire quindi in corrente di vapore nel basket delle erbe aromatiche. Accendiamo il nostro alambicco e partiamo con la distillazione. Intanto quindi ancora un saluto agli amici di Explano che mi hanno scritto insistentemente in questi giorni perché sono molto impazienti di vedere il risultato della loro idea di gin, e non vi preoccupate, come vi avevo promesso, oggi sono partito con la distillazione. Ieri avevamo questi due ragazzi che sono venuti qui per creare la loro ricetta, devo dire che avevano un'idea e poi ne hanno fatto completamente un'altra, comunque lavoreremo con loro. Loro hanno un piccolo alambicco come questo per fare delle prove, lavoreremo con loro per sviluppare la ricetta, per far sì che sia il gin che vogliono produrre prima di andare in produzione, produrre. Quindi non è detto che la prima prova sia quella giusta, quindi che venga fuori già il gin che voi immaginavate, ma magari c'è da fare 2, 3, 4 prove prima di arrivare a quello perfetto, quello che era nei vostri sogni. Quindi
I ragazzi ieri hanno fatto una prova, siamo stati contenti, tranne una botanica che abbiamo messo in ultimo e su cui avevamo dei dubbi, e di fatti i dubbi sono stati confermati, e adesso proveremo a fare un'altra prova togliendo quella botanica lì. Quindi finita la distillazione, l'assaggio, quindi in un bel gin tonic è molto importante, perché così andiamo a valutare alla bevuta quello che sarà il nostro prodotto. Quindi noi partiremo con la distillazione, questo gin diciamo oggi no, perché dobbiamo ancora finire tutto, ma domani partirà verso Treviso, partirà verso i ragazzi di Explano, loro lo assaggeranno, lo faranno assaggiare a tutto il team e poi mi sapranno dire se gli è piaciuto, se effettivamente la ricetta che abbiamo scritto assieme, perché sono venuti qui e ci siamo messi di là sul nostro banco per fare un brainstorming, come sono abituate le agenzie di marketing, e per mettere giù quelle che sono le erbe aromatiche per i loro gin. Quindi da questo brainstorming sono uscite due idee di cui una è quella che siamo andati a produrre oggi. Quindi anche oggi avete visto come si fa a produrre un London Dry Gin, mi raccomando un vero London Dry Gin, attenzione ai fake. Il London Dry Gin è distillato in un unico passaggio all'interno dell'alambicco senza aggiungere niente né prima né dopo. Quindi attenzione ai fake London Dry Gin, perché mi hanno mandato delle segnalazioni di gente che dice che il suo gin col compound è un London Dry perché ha una botanica distillata. No, il col compound è un gin di infusione, quindi per fare un London Dry bisogna farlo tutto all'interno dell'alambicco, quindi non si può partire da un'infusione prima, ma bisogna distillare le botaniche nell'alambicco stesso e non si può aggiungere niente dopo. Attenzione, un gin colorato non può essere un London Dry perché si è aggiunto il colore prima, quindi col compound gin colorati non sono London Dry. Poi è vero che nessuno controlla e nessuno multerà queste persone perché non dicono le cose vere. Attenzione, è comunque frode in commercio, ma la sincerità nel prodotto che si fa e soprattutto la qualità è sicuramente più appagante per noi, perché ci dobbiamo guardare allo specchio, e poi per i nostri clienti che quando berranno il nostro gin assaggeranno qualcosa di unico. Il London Dry costa produrlo perché viene distillato, c'è tutta la parte di distillazione, bisogna usare delle erbe aromatiche vere, ma è l'unica, diciamo, denominazione che ti dà la possibilità di sapere che un gin è stato fatto nel modo giusto. Tutto il resto, distilled, non vuol dire niente, col compound invece è una cosa diversa, è completamente un altro tipo di produzione, non è una distillazione ma un'infusione. Ha lo stesso valore, è un metodo che si usa tranquillamente, anzi che si può usare in alternativa se il London Dry non va bene, ma chi fa dei gin in infusione, li chiama London Dry, o colorati, li chiama London Dry, o furbescamente fa dei distilled fatti con degli alcolati e li chiama London Dry, non lo sono. Per fare London Dry devi mettere le tue botaniche, o le nostre, dipende, nell'alambicco e distillarle tutte in un unico passaggio. Non aggiungere niente, né prima né dopo. Questa è la regola aurea di un London Dry, ma sta comunque alla nostra onestà quella di non scrivere cazzate, scusate la parolaccia, sui prodotti che andiamo a vendere, solamente perché fa figo, perché sicuramente un London Dry è un prodotto di qualità superiore, ma in questo caso si va a frodare quelli che sono i nostri clienti. Quindi attenzione alle fake, poi faremo un video su questo, alle fake London Dry. Purtroppo lo sapevamo perché su alcuni avevamo dei dubbi, ma poteva essere sì, poteva essere no. Adesso abbiamo visto addirittura gente che veramente non ha faccia, o ha la faccia come di dietro, e che scrive su gin che sono delle infusioni, quindi di col compound, che sono del London Dry. Mi raccomando, il consumatore non è scemo, i ragazzi oggi, i gin lover, sanno benissimo distinguere un gin fatto in un certo modo, un gin buono da un gin non propriamente alla stessa altezza, e quindi quello che scriviamo sulla nostra bottiglia deve essere Vangelo, soprattutto prima per noi e poi per i nostri clienti, per il nostro orgoglio e per la nostra reputazione. Quindi Gin Lover, qui dal laboratorio di Shea Moonshine, mi raccomando, mettete un like al video, sempre lunghissime,
seguiteci sulla pagina, facciamo crescere questo canale che a questo punto è diventato un canale, non solo un supporto alla nostra attività. Se volete venirci a trovare ci potete contattare, se volete avere informazioni sui nostri corsi trovate tutti su www.shemoonshine.it, trovate i nostri prodotti su valtrebbia.shop e il 30 settembre aprirà il nostro club a Piacenza dove potete gustare i cocktail anche con questi gin affumicati che abbiamo prodotto oggi. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima!